Salute a tutti! Abbiamo già visto in un video precedente che la procura, in attesa del processo di Pacciani, sudava freddo. Sudava freddo perché dopo l'estate 95, fu chiaro che quel processo l'avrebbe perso. Era stato designato come rappresentante dell'accusa al posto del solito Canessa, nel quale la procura sperava, era stato designato Piero Toni e come presidente del tribunale Francesco Ferri. Entrambi i personaggi erano lontani dall'influenza di Vigna e Vigna era ben consapevole che le prove con le quali era stato condannato Pacciani erano prove molto pericolanti. E allora Vigna cercò un rimedio e cercò questo rimedio nell'intervento di un investigatore di quelli tosti, un mastino, e lo sappiamo tutti che era Michele Giuttari. Per capire l'atmosfera che si creò all'arrivo di Giuttari, leggiamo dal suo libro Il mostro. Ero a Firenze già da qualche anno come responsabile del settore investigativo della Direzione Investigativa Antimafia, DIA. Mi occupavo delle indagini sugli attentati del 93. Ricordo che nel 93 ci furono gli attentati agli Uffizi con le bombe e compagnia bella. All'epoca il mio grado all'interno della polizia era quello di vicequestore aggiunto, in attesa della promozione che doveva portarmi al ruolo di primo dirigente. Proprio mentre si svolgeva l'operazione contro Cosa Nostra, il Ministero diede corso alla procedura per la promozione, con un corollario che si sarebbe rivelato un fastidioso contrattempo. Come primo dirigente non avrei avuto più posto all'interno della DIA e con la nomina mi sarebbe stata assegnata anche una nuova destinazione, la questura di Bari. E qui bisogna dire che Giuttari naturalmente non era contento di scambiare la città di Firenze con quella di Bari, no? A Firenze ormai era lì da diversi anni, si era un po' anche accasato, e per cui non gli sarebbe piaciuto andare a Bari. E fortunatamente trovò che non era soltanto lui ad aver questo desiderio di rimanere lì. Di fatto però il trasferimento non venne attuato. Subì vari rinvii, prevalentemente grazie all'intervento del procuratore Vigna, fino al mese di ottobre del 95, e in quel momento la destinazione cambiò. È lo stesso procuratore a comunicarmelo. Farò sì il capo della mobile, ma a Firenze, non a Bari. Vigna mi anticipa subito che dovrò occuparmi con urgenza del caso Pacciani, per il quale è ormai imminente il processo d'appello. Vigna mi dà un'indicazione precisa, invitandomi a indirizzare le indagini sui possibili complici di Pietro Pacciani, ipotesi ventilata dai giudici nella condanna del 94. Insomma, qui c'è un po' quello che è il peccato originale, no, di questa nomina. Vigna incaricò Giuttari, fai il capo della mobile, però mettiti sulla ricerca dei complici di Pacciani, cioè non mettiti sulla ricerca del mostro di Firenze, ma mettiti sulla ricerca dei complici di Pacciani. Era già un compito che poteva portare con sé delle conseguenze, diciamo così, antipatiche per i fini della ricerca della verità, perché insomma gli dava un campo ben preciso entro cui muoversi. In quel momento del mostro di Firenze sapevo effettivamente molto poco, più o meno quello che sapevano tutti gli italiani, anzi con ogni probabilità assai meno. All'epoca dei delitti, fino al 1985, mi trovavo lontano dalla Toscana, in Calabria, impegnato nella lotta ai sequestri di persona, e durante il processo ero preso dall'indagine sugli attentati di mafia. Assicuro la mia totale disponibilità, garantendo che mi metterò subito al lavoro appena assunto all'incarico, anche se, ce ne rendiamo conto entrambi, è un compito quasi titanico. Per la brevità del tempo, 3-4 mesi da ottobre a gennaio, per l'antichità del caso, tutti i delitti risalgono a oltre 10 anni prima, e l'immane mole di atti, verbali, testimonianze, sentenze, eccetera, che dovrò studiare in via preliminare. Varco così la soglia della questura di Firenze, in via Zara, il 15 ottobre 1995, pronto a impegnarmi in un delicato lavoro di archeologia investigativa. E qui c'è da porre l'accento anche su un altro fatto, che Giuttari, come candidamente lui ammette in questo passo,
non sapeva niente del mostro di Firenze e non aveva tantissimo tempo per prepararsi. Il processo Pacciani, il processo d'appello era alle porte e insomma questi presunti complici andavano trovati subito. È comprensibile che in quel poco tempo Giuttari non fosse riuscito ad avere conoscenza di tutti i particolari di questa vicenda gigantesca e magari di qualcuno possa essergli anche sfuggito qualcosa. Ecco, io credo che alcune parti di questi svarioni che si riscontrano nelle testimonianze di Lotti e Pucci siano dovuti a questo fatto. È un'ipotesi, è solo un'ipotesi. Comunque, mentre Giuttari era lì che studiava, allora Giuttari si era insediato a capo della squadra mobile il 15 ottobre 95 e almeno per un mese e mezzo, si dedicò soltanto allo studio degli atti, che erano quelli ufficiali, ma anche quelli fuori da quelli ufficiali. E intanto però le indagini sulla ricerca dei complici non erano ferme, andarono avanti, anche se sembra con una certa difficoltà, perché la procura a quel punto confidava essenzialmente nell'intervento di Giuttari, per cui le deleghe le concedeva con una certa difficoltà. Comunque le persone che continuarono a indagare erano quelle rimaste della SAM, che era stata un po' smobilitata. Erano Riccardo Lamperi, ispettore, Alessandro Venturini, sovrintendente, e Lidia Scirocchi, agente scelto. Ecco, ora, a mio giudizio, queste persone riuscirono a trovare qualcosa che, se lo avessero trovato 10 anni prima, e molto probabilmente oggi non saremmo qui. 10 anni prima non ci sarebbe stato il macigno di Pacciani inamovibile. Tra queste indagini assume particolare importanza l'interrogatorio di due coniugi che gli uomini della SAM trovarono in un verbale, il verbale di Giancarlo Rufo, che era il proprietario della colonica che era di fronte alla piazzola di Scopeti. Vediamo qui un prospetto, una piantina di dove era questa casa. Ecco, nel pomeriggio della domenica lì c'erano stati, assieme a Rufo, che andava lì soltanto fine settimana, era una seconda casa, c'erano lì dei suoi amici. Gli uomini della SAM li andarono a cercare. Rufo intanto era morto, a lui non si poteva chiedere. Li andarono a cercare e li interrogarono per sapere cosa avevano visto quel pomeriggio che erano lì. L'interrogatorio di entrambi è dell'11 ottobre 1995. Qui abbiamo la testimonianza di Marcella De Faveri. Ecco, di questa testimonianza non è emerso il verbale, ma dobbiamo accontentarci di quello che viene riportato nel libro Il mostro, dove Giuttari racconta qualcosa, ma virgoletta anche le parole precise e contenute nel verbale. Leggiamo. L'insegnante raccontò che nel fare manovra per entrare nel cancello avevano trovato difficoltà per la presenza di una vettura parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Una macchina dalla forma tronca dietro, di colore rosso, sicuramente non più nuovo né brillante, ma sbiadito. Nei pressi di quell'auto aveva visto due uomini dei quali aveva fornito queste descrizioni. Uno era un uomo di mezza età, di corporatura tipo squadrata, di media altezza, senza collo, con testa dal taglio rettangolare, che mi dava l'apparenza di essere un contadino. Costui stava appoggiato al cofano motore della macchina, cioè alla parte anteriore indirizzata verso San Casciano, guardando in avanti lungo la strada. Mi dava l'impressione di avere i capelli tagliati corti. Il secondo personaggio era appoggiato sul lato destro dell'auto e guardava il bosco. Questi dava l'impressione di essere un po' più alto del precedente e come figura sembrava meno grezzo dell'altro. E qui vediamo il cancello della proprietà Rufo che era messo in un modo tale che le auto che volevano entrare arrivando da Firenze dovevano spostarsi molto sulla destra e sulla destra era parcheggiata questa macchina rossa. Di un rosso sbiadito. Dal verbale di Chiarappa, il verbale di Chiarappa invece è emerso. Ricordo di aver inquadrato con il teleobiettivo, perché lui fece la manovra, non fece molto caso alla macchina quando fece la manovra perché stava guidando, però rivide la macchina da casa Rufo, che era situata in alto, perché aveva portato con sé un teleobiettivo, questo l'ho già detto numerose volte ma lo ripeto in breve, un teleobiettivo molto potente,
che voleva far vedere a Rufo, erano entrambi appassionati di fotografia, e con questo teleobiettivo si mise a inquadrare i dintorni, e inquadrando i dintorni inquadrò anche questa macchina, che era ancora lì. Sentiamo. Ricordo di aver inquadrato con il teleobiettivo intorno alle ore 15 l'ingresso alla stradella che conduce alla piazzola del delitto. Notai che lì vi era parcheggiata parallelamente alla strada, con il davanti in direzione di San Casciano, una vettura di colore rosso sbiadito, di forma squadrata, con il dietro tronco. Insomma, c'era questa macchina che era parcheggiata proprio in fondo alla stradina che arrivava su alla piazzola, che poi questa stradina era di fronte al cancello della proprietà Rufo. Notai anche che c'era un uomo che, mostrando le spalle, guardava in direzione del viottolo che conduceva al luogo del delitto. Quest'uomo non si muoveva e stava appoggiato al tetto dell'auto, dalla parte dell'asfalto, in modo tale che io potevo vederlo completamente di spalle. Ecco, teniamo conto di un fatto, che quando erano entrati la donna aveva visto un uomo seduto sul cofano che guardava verso San Casciano, un uomo appoggiato alla fiancata destra della macchina, alla fiancata interna che guardava verso il bosco. Quando poi Chiarappa guardò la macchina dalla casa Rufo, dopo, non so, sarà stato 10 minuti, un quarto d'ora, vide che la situazione era cambiata, perché la macchina era sempre lì, però di uomini ce n'era solo uno, e questo era appoggiato alla fiancata sinistra della macchina, cioè la parte verso la strada. Gli dava le spalle e guardava comunque verso il bosco. E ora qui si pone la domanda: quale dei due precedenti era questo? Era quello seduto sul cofano o era quello appoggiato alla fiancata? Come ho già detto, osservai l'uomo anche quando scesi con la mia macchina a Firenze da solo per fare il necrologio, e mi colpì molto il fatto di ritrovarlo nella medesima posizione, dopo circa un'ora e mezza, quando rientrai alla colonica del Rufo. Ecco qua. A una certa ora Chiarappa uscì ancora da solo perché doveva andare a Firenze a fare un necrologio per un musicista che era stato suo maestro, un musicista noto, Franco Ferrara, del quale è nota, si vede anche su Wikipedia, la sua data di morte, che è il sabato prima, il giorno prima, il sabato 7 settembre 1985. Lui andò a fare questo necrologio. Quando tornò indietro, dopo un'ora e mezza, la macchina era ancora lì e l'uomo era ancora nella stessa posizione. Anzi, lo ricordo bene perché, come si evince anche dalle foto a colori che mi mostrate, io ero costretto ad allargarmi un po' sulla destra per poter effettuare la manovra di ingresso a sinistra, e la macchina dello sconosciuto mi ostacolava in una certa misura, perché era sempre lì ferma. Per quanto riguarda il misterioso personaggio, egli era di corporatura grossa, di mezza età. Ora, sappiamo anche che questo non risulta dai verbali, non risulta dal verbale di Chiarappa, ma il verbale della donna non c'è. I coniugi se ne andarono via la sera, diciamo prima di cena, tra le 7 e le 8, e videro che la macchina era ancora lì, però nessuna traccia di persone. Ma allora, questo fatto che era rimasto nascosto per tutti questi anni, dall'85 al 95, lo avevano denunciato i coniugi? Sì, lo avevano denunciato. Cioè i coniugi si erano rivolti a un loro conoscente che era un funzionario della questura di Firenze. Lo si evince da un verbale che venne stilato per un'audizione della donna, della De Faveri, successiva di fronte a Vigni e Canessa del novembre, 14 novembre. Si legge in questo verbale: rammento che appena saputo alla televisione del duplice omicidio, conoscendo il dottor Cecere, parlammo con lui di quanto si era visto. Può darsi che con il dottor Cecere abbiamo parlato più nel dettaglio della macchina, perché le sue domande erano puntate molto sulla vettura da noi vista. Chi era questo Cecere? L'ho già detto, lo ripeto, era Giovanni Cecere Palazzo, un funzionario della questura di Firenze del quale si trova in rete il curriculum. Era marito di Silvia Della Monica. Allora, perché questo avvistamento non era entrato negli atti? Perché evidentemente o Cecere non l'aveva comunicato alle persone che si interessavano al caso, oppure molto più facilmente lo aveva comunicato ma era stato ritenuto non influente. Io ricordo che all'epoca c'era il problema delle doppie indagini da parte della procura e da parte dell'ufficio istruzione di Rotella.
e le doppie indagini erano fonte di problemi, perché da una parte si indagava sulla pista sarda, ufficio istruzione, dall'altra si tentavano strade nuove che però erano un po' ancora così da definirsi. Probabilmente si cominciava già a guardare Pacciani e Pacciani non aveva una macchina rossa, insomma Pacciani sicuramente non era quello. Allora, ritorniamo però al 95, quando vennero interrogati i coniugi, e il giorno stesso che vennero interrogati, chi li interrogò, che erano gli uomini della SAM, Lamperi, Venturini e Scirocchi, si ricordarono di una macchina rossa che aveva avuto Giancarlo Lotti. Cioè, nel video scorso abbiamo letto quella nota della questura che diceva appunto di questa macchina di Giancarlo Lotti. Questo lo troviamo in una nota del giorno successivo all'interrogatorio dei coniugi, stilata appunto dagli uomini della SAM. Leggiamo. Questo ufficio, sulla scorta di quanto riferito in passato, ore 15 del 21 luglio 94, da uno degli amici di Pacciani Pietro, cioè Lotti Giancarlo, il quale ha dichiarato di aver posseduto anche una Fiat 128 Coupé di colore rosso, ha potuto stabilire con obiettività che effettivamente il Lotti è stato proprietario di una Fiat 128 Coupé rosso, targata, quel che l'è, dal 3383 al 2486. E insomma, questa descrizione di questa macchina, con la coda tronca, il colore rosso, aveva fatto venire in mente agli uomini della SAM che poteva essere proprio quella. Un ulteriore accertamento esperito presso il centro storico della Fiat ha consentito di individuare, tramite il numero di telaio, anche il tipo di rosso, cioè un rosso aranciato con numero di codice Fiat 171, e questo corrisponde proprio a quel rosso scolorito che dicevano i coniugi. È per questo motivo che il Chiarappa consegna alla SAM anche la pagina di una rivista a quattro ruote sulla quale figura un tipo di rosso che più si avvicina alla tonalità di quello da lui osservato nel 1985. Sempre tramite il centro storico della Fiat è stato acquisito via telefax la foto anteriore, posteriore e laterale della Fiat 128 Coupé. La signora De Faveri Marcella, dopo averla osservata, ha dichiarato che, specie con riguardo alla forma tronca della parte posteriore di questo modello, avrebbe potuto benissimo trattarsi della vettura da lei vista nel pomeriggio della domenica 8 settembre 85. Questa macchina fece venire in mente agli uomini della SAM anche un'altra cosa, con un certo ritardo, ma insomma neanche troppo, poi vediamo, che anche Sabrina Carmignani, la nota Sabrina Carmignani, nel suo verbale del 1985 aveva parlato di una macchina che mentre lei andava via si era abboccata alla piazzola. Leggiamo quel pezzettino di verbale. Siamo andati via dal posto, cioè la Carmignani era salita su con il suo ragazzo e la loro R4, poi erano tornati indietro. Siamo andati via dal posto dopo circa una mezz'ora dall'arrivo. Mentre stavamo andando via è arrivata un'altra autovettura con una persona a bordo. Era una macchina tipo la Regata, ma si trattava di un'auto che non so descrivere, anche perché non ho dato importanza alla cosa. Ecco, questo è l'accenno a quest'auto nel verbale originale dell'85, 9 settembre, nel lunedì insomma. Gli uomini della SAM vollero andare a vederci chiaro su questa macchina, no? E andarono a interrogare, a sentire Sabrina Carmignani il 2 dicembre 95, per cui rispetto a coniugi con un mese e mezzo di ritardo. Qui non abbiamo il verbale perché ci furono dei problemi, che non è il caso di star qui a ripetere, però ci furono dei problemi con questa audizione e la Carmignani si rifiutò di firmare il verbale. Abbiamo però un documento dove gli uomini della SAM raccontano quello che successe e leggiamo da questo documento, che è del giorno dopo, credo. Una vettura dall'apparenza non nuova, questo è quello che racconta la ragazza, vide cioè una vettura dall'apparenza non nuova, con i fari anteriori di tipo squadrato. A questo punto gli scriventi mostravano alla Carmignani la foto del modello Fiat 128 Coupé con lo scopo di una eventuale individuazione del modello di vettura notato dalla ragazza in correlazione con le dichiarazioni già rese da altre persone, Chiarappa Vittorio e De Faveri Marcella. La giovane asseriva
che avrebbe potuto trattarsi anche di quel tipo di vettura, precisando che a suo tempo aveva parlato di Fiat Regata solo perché tale modello, posseduto da sua madre, le richiamava alla mente l'auto sopraggiunta a causa dei fari squadrati. Ecco, in questo verbale, in questa nota, non si parla di colore. Di colore però si cominciò a parlare nel verbale di 2 giorni dopo, del 6 dicembre, no, 4 giorni dopo, perché Sabrina Carmignani, dopo questo colloquio, diciamo così, durante il quale lei non aveva voluto firmare il verbale, venne poi chiamata in procura. E lì ci fu un colloquio lunghissimo di 7 ore, in cui la ragazza fu tartassata, cioè, da tanti, erano tante persone. Lei poi se ne sarebbe lamentata molto. C'è un articolo sul mio blog, Il Punto, su Sabrina Carmignani, dove si racconta questa storia. Vale la pena di leggerlo. Comunque, leggiamo la parte di verbale che risultò, che non si sa bene se il verbale era quello, era un altro, c'è tutta una storia. Comunque, il verbale che è rimasto agli atti ha questo pezzo che riguarda quell'auto. Mentre mi trovavo in questo posto, ho visto sopraggiungere un'autovettura che, provenendo da San Casciano, si è immessa per un limitato tratto nella piazzola, dopodiché ha fatto subito retromarcia, posizionandosi più avanti, dopo pochi metri, a margine della strada asfaltata, sul margine della piazzola con il frontale in direzione di Firenze. Cioè, insomma, questi due, lei e il fidanzato, stavano uscendo dalla piazzola quando videro questa macchina che si abboccava, che arrivava da San Casciano. La macchina fece marcia indietro e proseguì verso Firenze, fermandosi poco più avanti al lato della strada. Dopo alcuni minuti, nell'immettermi in direzione San Casciano, ebbi modo di notare di spalle la persona che si trovava alla guida e che mi diede l'impressione dalla sua figura che fosse di età matura e massiccio di corporatura. Ecco, qui escono fuori delle informazioni che nel verbale originale dell'85 non c'erano. Non perché lei non l'avesse dette, questo non si sa, sicuramente non erano state riportate nel verbale. Questi verbali sono una pallida rappresentazione di quello che effettivamente viene detto, questo ve l'assicuro per esperienza personale. Mi colpì il fatto che questa persona, pur essendoci molto caldo, indossava un giaccone del tipo di quelli che sono soliti indossare i cacciatori. Era comunque qualcosa di pesante e di colore verde. Ma vediamo l'auto. Ebbi modo di vedere l'auto allorché sporse con il frontale all'inizio della piazzola. Tale frontale, per la presenza dei fari squadrati, mi sembrò simile a quello della Regata, tipo di macchina che era in possesso all'epoca di mia madre, ma posso affermare che non si trattava di Regata, in quanto la macchina da me vista era più bassa. In effetti, diciamo che questo frontale ha la calandra tra la Regata e poi dopo lo vedremo, ma la Fiat 128 hanno una calandra molto simile, ma la Fiat 128 è un modello sportivo, è più bassa, 128 Coupé. In buona sostanza, della Regata, questa macchina aveva solamente fari che mi sembravano simili nel disegno. Notando l'auto nella sua parte posteriore, quando uscì dalla piazzola, vidi che essa presentava il retro piuttosto tronco. Questo in accordo con i coniugi De Favi di Chiarappa. Il colore di quest'auto era piuttosto sbiadito dal tempo ed era di una tonalità media, nel senso che non era né troppo scura né troppo chiara. Era comunque una macchina che sicuramente era stata esposta alle intemperie, pioggia e sole, che ne avevano alterato il colore originale. E qui bisogna notare che in questo verbale riassuntivo non si dice rosso, si dice un colore né troppo scuro né troppo chiaro. A questo punto l'ufficiale pone in visione alla Carmignani 2 fotocopie, riproducenti il modello Fiat 128 Coupé sia nella parte frontale e laterale che in quella posteriore. La Carmignani, dopo aver attentamente esaminato tali foto, dichiara: sì, il frontale e il retro delle foto che mi si mostrano possono essere piuttosto compatibili con l'auto da me vista e descritta. E insomma, lei in queste foto della Fiat 128 Coupé riconobbe in un certo modo quella macchina che aveva visto 10 anni prima. Il colore, la Carmignani l'avrebbe precisato in dibattimento, un anno e mezzo dopo, perché mi sembra che era del 30 giugno la sua deposizione, 30 giugno del 97. Leggiamo la sua deposizione. Era una macchina che mi sembrava vecchia, con la vernice un po' scolorita, tipo queste macchine vecchie scolorite dal sole.
Non era una macchina nuova, cioè del tempo, sicuramente risaliva a molti anni prima come modello. Era una macchina che a quel tempo mi ha dato l'impressione di una regata. Non era una regata, era simile il muso davanti. Il PM. Lei ricorda se aveva fari tondi, fari rettangolari? Probabilmente aveva dei fari rettangolari. Sul colore sbiadito, lei ha qualche ricordo più preciso? Poteva essere benissimo, non so, un rosso molto sbiadito, decolorato proprio. Che manovra fece questa macchina? Veniva da San Casciano e girò per entrare nella piazzola. Però c'era la mia macchina lì, quindi fece marcia indietro e proseguì non per San Casciano, nella direzione opposta, cioè verso Firenze. Lei vide se c'era un solo guidatore, se c'erano altre persone? Sì, mi sembra che c'era una persona dentro. Su questa persona ebbe la possibilità di notare qualcosa? Quello che ricordo è che sembrava un cacciatore. Non era un elegante, insomma, ben vestito, dice il PM. No, no, era esile, grosso, dice il PM. Abbastanza grosso. Ora, questo colore rosso, che venne fuori soltanto un dibattimento, andrebbe un po' a rendere questa testimonianza meno incisiva. No? Io ho letto, no, è un rosso, dice venne fuori solo dopo, però questo rosso non è che in quegli interrogatori, in quelle audizioni possiamo essere sicuri che non fosse venuto fuori. Possiamo essere sicuri solo di una cosa, che nei verbali non venne riportato. Io penso invece che fin dall'inizio Sabrina Carmignani fosse ben sicura che quel colore era un rosso sbiadito. Questo lo dico perché, innanzitutto perché la ragazza dimostrò di essere tutt'altro che manipolabile dalla polizia, dalla questura. Ma poi abbiamo una testimonianza non ufficiale, però io la ritengo molto valida, di Davide Cannella, che un po' di anni dopo, su incarico di Filastò, andò a sentire la ragazza. Circola in rete un documento che non è emerso, cioè non si può scaricare da qualche parte, ma insomma tra gli appassionati circola. Io gli ho dato un'occhiata e mi si legge questo. Tra le tante cose, ci sono molte cose molto interessanti, ma vabbè, prima o poi magari si potrà anche presentare questo documento. La predetta continuava il suo racconto dicendo che nel momento in cui stava per andare via dalla piazzola, sopraggiungeva una vecchia autovettura di color rosso scolorito che imboccava il vialetto. Vedendo che stavamo facendo retromarcia, l'autovettura rossa ha immediatamente desistito dal continuare, allontanandosi per l'ignota destinazione. Ecco qui. Dunque, di fronte a Cannella, lamentandosi del comportamento della polizia, insomma, lamentandosi di tante cose, la donna, che a quel punto era una donna, disse che la macchina era rossa scolorita, era rossa, per cui insomma anche la Carmignani vide una macchina rossa. Ma allora, questa macchina che vide la Carmignani e la macchina che videro i coniugi erano la stessa? Io penso che non ci siano dubbi, erano sicuramente la stessa macchina. E queste loro testimonianze ci dicono quello che successe. Cioè la macchina, quando arrivarono i coniugi, era lì con due persone intorno. Una di queste persone guardava verso il bosco. Una persona, pochi minuti dopo, 5-10 minuti, andò da qualche parte, probabilmente entrò in macchina, o magari andò nel bosco, ma io penso che entrò in macchina. Ne rimase solo una, che però cambiò posizione, perché i coniugi avevano visto, la De Favre aveva visto una sul cofano, una appoggiata alla fiancata interna che dava verso il bosco. Quando Chiarappa li vide dopo, vide una persona sola appoggiata alla fiancata che dava sulla strada, di spalle sempre, che guardava il bosco. Quando Chiarappa uscì, questa persona era sempre lì. Quando arrivò la Carmignani, dopo che Chiarappa era uscito, ma prima che fosse tornato, la macchina non c'era. Vuol dire che si era spostata e quando la Carmignani andò via, la macchina stava tornando, ma a bordo c'era una persona sola. Vuol dire che era andata da qualche parte, verso San Casciano, perché arrivava da lì, ad accompagnare l'altro, che evidentemente era il passeggero. E la macchina, la Carmignani la vide proseguire, non si fermò lì, però poi, siccome Chiarappa quando tornò da Firenze la vide nello stesso posto, vuol dire che la macchina aveva fatto manovra, era tornata esattamente nello stesso posto, cioè si era messa, aveva cambiato direzione, si era messa con il muso verso San Casciano, nella stessa posizione di prima.
con una persona che si era rimessa sempre lì, perché Chiarappa disse di averla ancora vista. Quando però poi i coniugi andarono via, la macchina era ancora lì, ma non videro nessuno. E dove era questa persona? Probabilmente ce n'era solo una, e era andata, magari era nel bosco. Poteva essere quella macchina la 128 di Giancarlo Lotti? Poteva essere la 128 Sport Coupé di Giancarlo Lotti, ma c'è un particolare che dà da pensare, i fari squadrati. Allora, la Carmignani aveva parlato di Fiat Regata anche per i fari squadrati, si legge nei verbali. Qui dice, le fecero vedere la 128 e lei disse che era compatibile. Allora, vediamo quella 128 che veniva venduta in due cilindrate, 1100 e 1300, ma in due allestimenti diversi, la Sport S e la Sport Lusso SL, che si differenziavano per la Lusso era internamente, aveva una tappezzeria di qualità migliore, esternamente non c'erano molte differenze, c'erano delle cromature in più per la Lusso, ma la cosa più importante erano i fari, che la S aveva i fari squadrati, rettangolari, la SL aveva i fari doppi, rotondi, iscritti però in una mascherina nera. Vediamo qui, si vedono le due vetture, una accanto all'altra, si vede chiaramente, il colore è lo stesso, ma si vede chiaramente la differenza. La S è a destra, la SL è a sinistra. Ma Giancarlo Lotti quale modello di macchina aveva? Allora, nella documentazione, agli atti, non risulta se la sua macchina fosse una S o una SL, non c'è scritto da nessuna parte. Io ho provato a recuperare questa informazione contattando un sito che adesso non so più se è online, Targhe Italiane. Ho scritto, mi ha risposto l'addetto, il titolare al quale io avevo scritto era morto intanto. Comunque mi rispose il titolare, ecco io qui faccio vedere la mail di risposta, qui si dice che quella macchina era un modello SL, si dice anche che apparteneva a Lotti, insomma pare che questa ricerca che è stata fatta attraverso i loro strumenti avesse dato come risultato che la macchina era una SL, per cui aveva i doppi fari rotondi, quando Sabrina Carmignani parlò di fari squadrati. Ma a questo punto la domanda è questa: quale foto la polizia si era procurata di questa 128? Del modello S o del modello SL? La mia ipotesi è che si fosse procurata una foto del modello S e quando venne fatta vedere a Sabrina Carmignani, questa 128 aveva i fari squadrati, era il modello S e la stessa polizia era convinta che quella macchina fosse la S, che avesse i fari squadrati. La mia è un'ipotesi, è un'ipotesi. La faccio lo stesso però, è un'ipotesi, la dichiaro, è un'ipotesi. Perché sempre in questi confronti si parla di questi fari squadrati. Non si dice mai che invece la foto che veniva presentata aveva i doppi fari rotondi, ma si parla sempre di fari squadrati. E nei verbali, che sono due, quello del 2 dicembre della SAM, che era il riassunto dell'audizione, e quello del 6, che era il verbale del racconto di Sabrina Carmignani, si parla effettivamente di fari squadrati che avrebbe raccontato la donna. Però, guarda caso, nell'unico documento che riporta le parole esatte di Sabrina Carmignani, questi non erano le sue parole esatte, erano verbali riassuntivi. Sabrina Carmignani disse questo, disse: PM, cioè in dibattimento. Lei ricorda se aveva fari tondi, fari rettangolari? Risposta: probabilmente aveva dei fari rettangolari. Ecco, probabilmente. Cioè bisogna mettersi nei panni di questa ragazza che nell'85 aveva visto questa macchina per pochi secondi. Insomma, questa macchina si era abboccata, loro stavano arrivando, poi aveva fatto marcia indietro e se n'era andata verso Firenze, lei l'aveva vista di coda. In quella visione lì, lei che dice che di macchina non se ne intendeva, lei aveva avuto l'impressione che fosse simile alla macchina della madre, la Regata. Vediamo qui un confronto tra la SL e la Regata. Ecco, come si vede, non è che ci sia molta differenza. C'è una calandra che è molto simile, ci sono i fari che effettivamente nella SL, 128 SL, sono doppi, rotondi, anche se diciamo iscritti in una mascherina nera. Ma quello che io dico è possibile che quando poi
venne sottoposta la foto alla Carmignani di una 128, le fosse sottoposta la foto della 128S che aveva i fari effettivamente squadrati. E se si è andati avanti con questa storia di regata e 128 che si assomigliavano anche per i fari squadrati, perché si aveva in mano una foto di una 128S. Quando la ragazza disse lei, le parole precise dalla sua bocca, parlò di probabilmente aveva i fari squadrati. Probabilmente, perché insomma un ricordo così lontano. Teniamo conto che queste testimonianze non sono le testimonianze dei testimoni del processo Pacciani, quelli che a una rapida occhiata si erano accorti di mille cose. Comunque, teniamoci questa incertezza, cioè diciamo che questa macchina dà l'idea che fosse proprio una 128 Sport Coupé e che fosse proprio magari quella di Lotti, potrebbe essere quella di Lotti, però teniamoci questa incertezza, no? Abbiamo questa incertezza. Ma questi due chi erano? Spostiamoci dalla macchina alle persone, vediamo come furono descritte. Allora, abbiamo visto la posizione, vediamo la donna che è l'unica che parlò di due persone, la De Faveri. Allora, uno era appoggiato al cofano, vediamo come lo descrisse lei, mezza età, corporatura squadrata, media altezza, senza collo, testa dal taglio rettangolare, l'apparenza di contadino, capelli tagliati corti. L'altro personaggio, che era in piedi appoggiato alla fiancata interna, che comunque appunto dava ancora le spalle, dava l'impressione di essere un po' più alto e come figura sembrava meno grezzo. Teniamo conto che questa descrizione viene data a distanza di 10 anni dall'avvistamento. Per cui insomma va presa un pochino con le molle, no? Dopo 10 anni una persona vista per pochi secondi è un po' difficile che si riesca a descrivere con precisione. Teniamo conto di questa descrizione un pochino così, insomma, da prendere un po' con le molle. Vediamo invece Chiarappa che vide soltanto uno dei due. Lo vide appoggiato alla fiancata che dava sulla strada, quando scese per andare a Firenze, anche da su, dalla Colonica, ma insomma lo vide bene quando uscì per andare a Firenze, quando rientrò perché dovette allargarsi. Lui disse, era di corporatura grossa, di mezza età. Cioè il personaggio che si era spostato sulla fiancata esterna verso la strada, era di corporatura grossa, di mezza età. Vediamo adesso quello che la donna raccontò di questi due personaggi in dibattimento, nel confronto con Pellegrini. Pellegrini, di una ci ha detto contadino classico toscano, tozzo, ci dovrebbe dire l'altezza. E questo sembrerebbe contadino classico toscano tozzo, quello seduto sul cofano. Non era basso, però per tozzo intendo senza collo. E qui quello seduto sul cofano le sembrava senza collo. Senza collo c'è da dire che era più Lotti che Pucci, lo vediamo qui in questo confronto. Qui continua, squadrate che vanno direttamente alle spalle, qui intende il collo, cioè incassato come collo, no, non basso, però questo personaggio che aveva detto nel verbale che era più basso dell'altro, dice comunque non basso, non bassissimo insomma, un'altezza media, altezza media. Lei avrà visto i capelli se erano neri o bianchi. Sì, i capelli erano dritti, grigi, grigiastri insomma. E qui finisce la descrizione dell'uomo appoggiato al cofano. E qui passiamo all'altro. Pellegrini, poi lei ha parlato di persona un po' più snella, più alta o semplicemente più snella. Più snella però non con la forma senza collo. Quindi persona più longilinea? Sì. Più longilinea, sì. E questa persona più longilinea, più alta della prima o analoga? Non posso dirlo perché, e qui dice la prima era seduta sul cofano, per cui non lo so, e poi a parità di altezza il longilineo sembra più alto, a meno che non siano vicini, non so dirlo, ecco. Cioè questa impressione di diversa altezza, effettivamente la donna non era tanto sicura, ma è comprensibile, cioè insomma era passata un attimo di lì, aveva visto questi due, uno seduto sul cofano, uno dall'altra parte della macchina, cosa poteva vedere come altezza. E circa l'età? Non giovane, meno capelli, parla di quello sulla fiancata. Brizzolati, sì insomma colore indefinibile, ecco,
Pellegrini, no, d'accordo, dica lei se non è un colore indefinibile, nel senso biondiccio, rossiccio? No, sul rossiccio no, il bianco o grigio che deriva da un ex biondo piuttosto che da un nero. Non so come chiamarlo, sabbia, ma stoppa, dice Pellegrini, no, non come i miei, forse poteva essere un biondo, un ex biondo, ecco, un ex biondo. Allora, qui questa descrizione che la donna dà dei capelli e tutto, come va presa? Insomma, va presa un pochino con le molle, cioè è evidente che la donna cercò di dare tutto quello che poteva, cercò di recuperare i suoi ricordi fino al massimo, erano passati a questo punto 12 anni, perché siamo nel 97. E insomma, cosa poteva dire? Un biondo, un grigio derivato da un ex biondo, come poteva essersi accorta di questo particolare? È chiaro che la donna cercò di dare, cioè questo insisteva, Pellegrini insisteva, poi suggeriva anche, no? Ci sono tanti suggerimenti di Pellegrini, e la donna cercava di fare quello che poteva. Ma vediamo Chiarappa, in dibattimento. Qui il discorso è abbastanza semplice, perché non è che disse molto Chiarappa, parlò mi ricordo, una persona ben piantata, cioè quello che lui aveva visto appoggiato al tettuccio dalla parte della strada era una persona ben piantata. Vediamo la Carmignani, perché anche la Carmignani, che nel verbale dell'85 non aveva detto nulla di questa persona che era a bordo della macchina, poi su richiesta cominciò a dire qualcosa. Il 6 dicembre parlò di un uomo di età matura e massiccio di corporatura. In dibattimento parlò di un uomo abbastanza grosso. E allora qui c'è il dubbio di chi, se questi due erano Lotti e Pucci, di chi fosse Lotti e di chi fosse Pucci. Da alcuni elementi io ho sempre pensato, come l'altezza, che quello seduto sul cofano fosse Pucci, quello appoggiato alla fiancata interna fosse Lotti. Poi Pucci era entrato in macchina, Lotti si era spostato sulla fiancata esterna verso la strada e lì l'aveva visto Chiarappa. Però alcuni particolari fanno pensare che invece potrebbe essere anche il contrario. Qui non è ben chiaro, no? Ma di queste testimonianze, qui è bene dirlo, cosa si può dire di queste testimonianze? Che le loro incertezze, che sono assolutamente capibili a distanza di così tanto tempo, cioè queste incertezze sono proprio quelle che rendono le testimonianze genuine. Cioè queste testimonianze più di tanto non possono dare. Ma quello che danno lo danno in modo reale, cioè l'impressione che si ha di questi due personaggi, da alcuni elementi, l'impressione che ho avuto io è che fossero Lotti e Pucci, però chiaramente certezze non ci sono. Cioè qui non abbiamo le testimonianze dei testimoni del processo Pacciani come Ivo Longo che superando una macchina in superstrada a mezzanotte si accorge che Pacciani si era rasato di fresco, cioè è chiaro, no, che quelle testimonianze lì che erano tese a riconoscere una persona erano testimonianze che insomma andavano prese un pochino con le molle, no? Qui non è che devono riconoscere una persona questi sia la Carmignani che i coniugi, stanno descrivendo cosa avevano visto e cercano di descriverlo in un modo nel modo migliore che potevano, forse anche cercando di recuperare dei ricordi che così precisi non erano. Ma a questo punto andiamo pure avanti, mantenendoci una incertezza sul fatto che la macchina fosse una 128 Coupé rossa, ma io direi che lì di incertezze ce ne sono davvero poche, perché macchine di quel tipo non ce n'erano in giro, che fari squadrati, non squadrati, la macchina era quella, però va bene. Manteniamoci pure questa incertezza, ma manteniamoci anche una certa incertezza su chi fossero questi due personaggi. Secondo me erano Lotti e Pucci, ma la certezza non c'è. C'è però qualcosa che ci aiuta a capire chi erano. Il comportamento di Lotti e Pucci quando poi vennero interrogati. Allora, bisogna dire innanzitutto che questa sosta pomeridiana era molto imbarazzante per la procura. Perché poi venne fuori il racconto di Pucci e Lotti che prevedeva una sosta soltanto serale. Cioè loro raccontarono in un primo momento che, lo raccontò Lotti, che si era messo d'accordo con Pacciani per arrivare lì a fare il palo la sera e le aveva detto a Pucci che venendo da Firenze si sarebbero fermati per questo delitto.
Insomma, di questa sosta pomeridiana i due non parlarono e la procura a sua volta non parlò. Infatti, se noi andiamo a vedere, per esempio su Pucci, Pucci venne interrogato il 2 gennaio, il 23 gennaio del 96, 9 febbraio, 11 febbraio, questo è il confronto con Lotti, 13 febbraio, un sopralluogo a Scopeti, 17 febbraio, sopralluogo Vicchio, e 5 marzo venne interrogato uno stranissimo interrogatorio a Montecatini Terme. Quanti sono? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io ne conto 7, magari posso essermene dimenticato uno. Insomma, in tutti questi interrogatori non gli fu mai chiesto di questa sosta pomeridiana, della quale la procura aveva le testimonianze sia della Carmignani che dei coniugi dei Faveri Chiarappa. Perché non venne chiesto a Pucci? Ripeto, perché secondo me quella sosta era molto molto imbarazzante. Però questa sosta uscì fuori nel verbale del 18 aprile di Pucci, quello dove Pucci raccontò un sacco di cose e fu quello che incastrò ancora di più Lotti, perché Pucci raccontò che Lotti aveva partecipato anche ai delitti di Giogoli e Baccaiano. Leggiamo da quel verbale, c'è un verbale molto lungo, c'è anche un pezzettino che riguarda questa sosta. Chissà perché gli venne chiesto di questa sosta. Però vediamo che gli venne chiesto, ma la cosa morì lì. A domanda risponde: lei mi chiede a questo punto di precisare il perché andai con il Lotti nel 1985 nella piazzola degli Scopeti. E io le preciso ora, perché non l'ho detto prima nei precedenti interrogatori, che noi il pomeriggio della domenica, e qui potrebbe essere stato lo stesso Pucci che forse nell'insieme delle domande gli venne fuori questo, che noi il pomeriggio della domenica, prima dell'omicidio, eravamo andati a vedere i ragazzi in tenda che facevano l'amore. Ci si trattenne un po' per curiosità. Il Lotti in quella circostanza mi disse che la sera Pacciani e Vanni avrebbero ammazzato quei due, come avevano fatto l'anno prima con quelli di Vicchio. Io gli chiesi perché li avrebbero ammazzati e lui mi disse che avevano voglia di ammazzarli, ma io non capii perché. Insomma, finalmente il 18 aprile 1985, dopo 7-8 interrogatori, Pucci raccontò di questa sosta al pomeriggio. Come la raccontò? La raccontò mentendo. Primo perché i poveretti erano già morti. Raccontò che erano andati a vederli, a spiarli in tenda. Insomma, era una bugia, no? Però, insomma, raccontò che effettivamente erano stati lì anche il pomeriggio. Ma gli fu chiesto: vi hanno visto fermi sotto in macchina, che ci facevate in macchina? Qui è finito. Questo pezzettino è l'unica cosa che nel verbale risulta di questa sosta pomeridiana, non c'è altro. Evidentemente a chi lo interrogava non interessava andare a approfondire questo aspetto. Tanto è vero che a Lotti non sarebbe mai stato chiesto in istruttoria, mai. Cioè, perlomeno i verbali che ho io, che dovrebbero essere tutti, dai verbali non risulta mai che a Lotti fosse stato chiesto: ma eravate lì anche il pomeriggio? Non fu mai chiesto. Venne fuori nell'incidente probatorio che è del 19 febbraio 97, qui ho il fascicolo 1, ecco qui, a pagina 76 si legge: pubblico ministero, il Fernando non ci credeva, cioè ripete quello che aveva detto Lotti, e lei ce lo volle portare per forza. Lotti: oh, ce lo voglio portare, io gliene dissi per la strada, non glielo dissi proprio quando si partì. Di giorno, e qui è Lotti che lo dice, di giorno si passò di lì con la macchina e ci si soffermò. Cioè Lotti racconta che il pomeriggio si erano fermati lì senza che il PM glielo avesse contestato. Fu Lotti che lo disse, no? Chi passasse di lì? Chiede il PM. Io e Fernando, no. Ha visto una macchina nera, qui parla, ha visto una macchina nera, non so io cosa intende qui. Pubblico ministero, vi hanno anche visto, vabbè, e allora? Se mi ha visto non lo so, la macchina là non è invisibile, se
PM, va bene, allora vi fermaste lei e Pucci di giorno. Nel parlare così lui non credeva, è questo fatto qui. Cioè lei gli disse, stasera ci veniamo, quei due ammazzano qualcuno, gli fece un discorso così? Sì, un discorso fatto così, dice Lotti. E il Pucci non ci credeva. Lì per lì dice, tu scherzi. Ma scherzo, io gli dissi, sono cose che non sono da scherzare. In PM, e poi allora la sera ce lo portò. No, la sera si passò di lì, cioè noi si andò via di giorno e si passò di lì verso l'11. Era allora che gli aveva detto Pietro o Mario? No, me l'aveva detto Mario o Piero, o Pietro. Anche se era un pochino più tardi, quello non è. Quando arrivaste voi la sera, lei e Fernando, e due, che dice Pietro e Mario, c'erano già, e qui si va avanti con l'avvistamento serale. Come si vede, anche in questo caso, il PM glissa elegantemente su questa circostanza del pomeriggio. Non vuole approfondire, no? Ma in questa circostanza c'era Pepi. E Pepi, io penso, perché ancora non aveva ben capito la situazione, che era ancora molto confusa, anche lui non andò a chiedere di questa sosta, andò a fare un appunto su questo orario, perché Lotti, quando aveva parlato, mi sembra il 13 febbraio, in sede di sopralluogo a Scopeti, aveva detto dell'orario, ancora erano arrivati lì, prima aveva detto le 6, poi aveva detto, Pepe gli fa un po' di domande su questo, ma non approfondì questa questione della sosta pomeridiana. Può darsi che negli atti che non aveva questi verbali ancora, io non so lì come funzionano queste cose, quando poi gli avvocati hanno tutti i verbali, magari i verbali vennero poi allegati agli atti dopo, quando ci fu prima del processo, non lo so questo. In ogni caso Pepi non andò a approfondire. Ma andiamo al dibattimento. Al dibattimento il 30 giugno avevano testimoniato i coniugi De Faveri Chiarappa e Sabrina Carmignani, ma venne chiesto dall'accusa ai tre, se in quelle persone, due viste dalla De Faveri, una vista da Chiarappa e Carmignani, se ravvisavano le fisionomie di Lotti e Pucci. No, non gli venne chiesto, la cosa è strana. Cioè sembra quasi che queste testimonianze di questi qua fossero state come subite dall'accusa. Cioè su queste testimonianze non venne fatto nessun affidamento. Poi magari vedremo anche la sentenza non dà valore a queste testimonianze. Secondo me valore gliel'avrebbe dovuto dare la difesa Vanni, sì gli avrebbe dovuto dare valore. Adesso andiamo alla deposizione Pucci, che fu del 6 ottobre 97. La difesa Vanni niente, l'accusa niente, non chiese niente a Pucci di questa sosta, fu soltanto Zanobini che difendeva Corsi, l'avvocato Corsi, a chiedere qualcosa. Qui c'è uno scambio interessante, leggiamolo. Zanobini, senta, lei si ricorda se anche all'andata vi eravate fermati lì alla piazzola? Pucci, ma no, è sicuro? Al ritorno e basta, quando s'andò, insomma, di notte. Zanobini, perché quando lei fu interrogato il 18 aprile del 96, la data io, dice Pucci, cosa? Aspetti, le dico cosa disse in quell'occasione. E qui gli ripete quello che io ho già letto. In fondo c'è il pomeriggio della domenica, prima dell'omicidio, eravamo andati a vedere i ragazzi in tenda che facevano l'amore. Pucci, sì. Pucci faceva così, no? Lui diceva no, io non ho detto niente. Gli leggevano il verbale, dice sì, è vero, è vero. Questo era il comportamento di Pucci. Una deposizione veramente scandalosa, cioè si stenta veramente a credere. Quando si legge non si può credere che i giudici lo avessero considerato un testimone assolutamente affidabile. È una cosa veramente, è uno scandalo questo, è uno scandalo. E allora Pucci dice sì, cioè gli aveva contestato Zanobini che aveva detto che erano stati lì a vedere questi due. No, sì. Zanobini, sì cosa? Come? Dice Pucci. Sì, cosa? Sì, facevano all'amore. Ma io non le ho letto soltanto questo, ho letto l'intera frase. E Pucci, un miceracapezzo io. Zanobini, allora glielo rileggo piano piano, lei così risulta che ha dichiarato. Io glielo dico ora,
Zanobini, mi faccia parlare Pucci, un attimino. Pucci, a scuola sono stato un testone io. Pucci tentava di cavarsela così, ma Pucci era furbo. Cioè, questo modo di fare, e io non capisco perché la gente voglia vedere in questo personaggio un oligofrenico. Cioè, questo era un furbacchione, cioè aveva limitata intelligenza, ma in quella limitata intelligenza se la cavava bene, cioè qui si sta nascondendo dietro questa limitata intelligenza. Infatti lo dice, a scuola sono stato testone io. Cioè, ora, che un cretino dica io sono cretino è un po' difficile, no? Se uno dice io sono cretino vuol dire che il cretino non è come lui, insomma. Ma qui, dice Zanobini, si tratta di discutere quello che lei ha detto, capito? Interviene il Presidente. Facciamo la domanda precisa, la contestazione precisa, se no è stanco il test. Insomma, il Presidente arriva in aiuto. A me, dice Pucci, a me la mi deve fare una domanda facile. Difficile, non la so. questo Pucci. Lotti e Pucci che hanno ingannato tutti. Zanobini, ascolti. Di questo verbale risulterebbe, signor Pucci, che lei a vedere due ragazzi che facevano l'amore c'era stato anche prima. Sembrerebbe di capire nel pomeriggio. Sì, dice Pucci, quindi è vero. Sì. Allora, sia all'andata che al ritorno. Al ritorno, sì, dice Pucci. Sia all'andata che al ritorno. Al ritorno, sì. Zanobini, ho capito. E che cosa vedeste quando vi fermaste all'andata? Si vide due fare l'amore, a baciarsi e via discorrendo. Zanobini, ma dov'erano? Dentro la tenda? Dentro la tenda. E come facevate a vedere? Era aperta o chiusa la tenda? Sì, l'era un pochino aperta. Era? Un pochino aperta, si vede bene. Era un pochino aperta sopra o sotto? Di sotto. Ecco, in questo caso sia la difesa Vanni che l'accusa non approfondirono niente, cioè non chiesero niente a Pucci di questa sosta pomeridiana, e la cosa è strana. Cioè io ripeto, che l'accusa non avesse chiesto niente, ma non sarebbe giustificabile lo stesso, perché l'accusa non è che deve accusare degli innocenti, l'accusa deve cercare la verità. Perché non andò a cercare di capire perché questi qua erano rimasti fermi il pomeriggio? Però la difesa Vanni, il peccato della difesa Vanni fu ancora maggiore, perché lì c'era da capire che cosa c'era dietro questa storia, per difendere Vanni. E invece non ci fu nessuna richiesta, nessun approfondimento. A Lotti, quando arrivò Lotti, il 27 novembre, fu chiesto a Lotti di questa sosta pomeridiana, al solito. L'accusa non chiese nulla, ma anche la difesa Vanni non chiese nulla. A chiedere qualcosa di questa sosta fu un avvocato di parte civile, Curandai. Sentiamo lo scambio, piccolo, breve. Passiamo un attimo, tornando indietro, al pomeriggio della domenica, questo è Curandai che parla. Siamo alla domenica del fatto, cioè l'8 settembre dell'85. Prima di raggiungere Firenze, lei e Pucci quel pomeriggio vi siete fermati agli Scopeti? Sì, ci siamo fermati, dice Lotti. Ecco, che ore erano più o meno? Come fa a ricordarmi? Dopo mezzogiorno, poteva essere stato le 3 o più tardi, questo non lo giudico. Ecco, va bene, dice Curandai. Senta, quanto tempo vi siete intrattenuti? Anche Curandai non aveva interesse a mettere in crisi Lotti, no, perché Curandai era della stessa parrocchia dell'accusa. Insomma, a parlare lì il tempo passava, non so di preciso quanto. Più o meno se lo ricorda, un'ora o più, non è che ebbi guardato per bene l'orologio. A queste parole, un'ora o più. Ma l'accusa, ma anche la difesa Vanni, sapevamo benissimo che questa macchina rossa, se Lotti aveva ammesso di essersi fermato, la macchina aveva ammesso anche che quella macchina rossa era la sua. Ma quella macchina rossa era rimasta lì tutto il pomeriggio, non un'ora. Tra l'altro poi, lo vediamo, loro dissero, tutti e due, di essere andati a Firenze quel pomeriggio, a una certa ora. Ma questo lo vediamo nello scambio con Filastò. Filastò, quel giorno lei e Pucci andaste a Firenze dalla Ghiribelli, vero? Sì, dice Lotti. A che ora arrivaste a Firenze? Più o meno Lotti, non c'è bisogno che spacchi il minuto. E Lotti, parto da San Casciano, non so se parto alle 3, poi ci si fermò lì per controllare un po' la zona, lì, sempre nel posto. Cioè Lotti gli dice che di essersi fermato alla piazzola. Filastò, quindi partendo prima all'andata, vi fermaste a controllare, va bene. E poi dopo andaste a Firenze, sarete arrivati a che ora? E qui Filastò non chiede niente di questa lunghissima sosta, no? Perché secondo me
come poi dichiarò, come poi si legge anche nel suo libro, secondo lui non era vero che loro si fermarono lì, non era vero nemmeno che andarono a Firenze. Per cui era inutile fargli queste domande, no, perché non erano loro quei personaggi che si fermarono lì, secondo me commettendo un grave errore. Sarete arrivati a Firenze a che ora? Lotti, non lo so mica io a che ora preciso. Le 4? Chiede Filastò. Sarà stato più qualcosa, le 4:30. Filastò, mettiamo le 4:30, dice Lotti, però ci si fermò a parlare lì prima e continua Lotti a dire che si erano fermati a parlare sulla piazzola. Filastò, vabbè, un momento, il tempo non l'ho guardato che ora l'era. Qui teniamo conto del fatto, no, che qui Lotti sta ammettendo che si era fermato lì su quella piazzola. No? Questa poi rientra poi nelle domande che farò in fondo. E con la Gabriella Ghiribelli quanto tempo rimaneste, lei e Pucci? Si è mangiato poi, ma quindi voi il pomeriggio come l'avete passato insomma, via? Ha detto che lei è arrivato verso le 4:30, no avvocato, l'ha detto lei, scusi, dice il PM interviene, no perché con le 4:30 effettivamente lo disse Filastò e Lotti ammise. Ci fu uno scontro con il PM, poi si riprende. Filastò, allora, a che ora arrivò a Firenze, ce lo vuol dire? Preciso come fa a dire? Preciso a che ora sono arrivato? Preciso no, più o meno, che ne so preciso, non mi ricordo preciso a che ora sono arrivato, io mi sono fermato un po' lì, poi a che ora gli era, quando sono arrivato lì non me lo ricordo. Lotti non vuole dire l'ora precisa perché sa che non è vero che andò a Firenze il pomeriggio. Intervenne il PM, sempre risentito su questo orario, ci fu ancora uno scontro, alla fine il presidente tagliò corto. Bene, non sa la risposta, non sa dire l'orario, quando è arrivato preciso. Filastò, benissimo. Ma allora, c'è un certo margine di incertezza su chi potevano essere questi due personaggi, su che macchina poteva essere. Insomma, tutto dice che erano Lotti e Pucci con la 128 rossa di Lotti. Lo dice il loro comportamento successivo, no? Perché loro ammettono di essersi fermati, però lo ammettono a modo loro e accusa, difesa e anche parti civili non infieriscono, non indagano, non chiedono per quanto avrebbero dovuto chiedere. A questo punto facciamoci qualche domanda. Erano Lotti e Pucci quel pomeriggio sotto Scopeti? La prima domanda è questa. E qui si può rispondere, sì, erano loro, però se erano Lotti e Pucci e loro erano innocenti, cioè non c'entravano niente con questi delitti, perché si fermarono lì? Cosa facevano lì? Cosa ci fecero tutto quel pomeriggio lì sotto Scopeti, quando su c'erano questi poveri ragazzi francesi morti? Perché risponde di no? C'è chi dice no, non erano Lotti e Pucci, come la difesa Vanni, no, era qualcun altro. Bene, sì, però la domanda è, questi personaggi cosa erano lì a fare? Erano guardoni? Il loro comportamento non era un comportamento da guardoni, per cui erano lì a fare qualcos'altro. Cosa erano lì a fare? E poi, non è strana la coincidenza che avevano un'auto molto molto simile a quella di Lotti, peraltro assai poco diffusa? Anche questa è una bella combinazione. Cioè, se non erano loro, però avevano un'auto che sembrava sputata quella di Lotti. È una bella combinazione, anche perché quell'auto non è che era una di quelle che se ne trovavano dietro ogni angolo. Era un'auto, diciamo, molto rara a quel tempo, era già vecchia, ma era già rara quando venne prodotta. Non è che se ne erano vendute molte. Ma poi dopo tutti quegli anni era diventata ancora più rara, ce n'erano pochissime che circolavano. È bella coincidenza, no? Poi qui dico, nel dipanarsi degli eventi fu chiaro che alla procura non interessava quella sosta, anzi la metteva in grande imbarazzo, non conciliandosi con il racconto di Lotti sull'appuntamento serale. Allora perché nell'interrogatorio del 18 aprile 1996 Pucci ammise di aver spiato la coppia in tenda? Cioè qui bisogna chiedersi, no, la procura non aveva nessun interesse, lo dimostrò il suo comportamento, non aveva nessun interesse a quella sosta. Per cui non poteva essere stata la procura che aveva indotto Pucci a raccontarla. Evidentemente fu un'iniziativa di Pucci quando disse quel 18 aprile di essersi fermato a spiare la coppia. Se non era vero, perché lo disse? Se non era la procura che lo aveva indotto? Questa è una bella domanda, no? Alla quale devono rispondere quelli che ritengono Lotti e Pucci assolutamente estranei alla vicenda. Stessa domanda, simile, perché nell'incidente probatorio Lotti ammise in piccola parte quella sosta? Anche qui, di sua iniziativa, nell'incidente probatorio,
Lotti ammise quella sosta. Il discorso era che Lotti e Pucci erano andati a Firenze dalla Ghiribelli. Poi quando avevano mangiato, poi erano stati al cinema, all'Arlecchino, non si capisce bene, avevano mangiato, poi la sera, tornando indietro, si erano fermati a Scopeti come d'accordo con Vanni e Pacciani. Sulla sosta pomeridiana non gli veniva contestato nulla, non gli era stato mai contestato nulla. Fu lui stesso nell'incidente probatorio a dirlo, che si erano fermati lì, come a mettere le mani avanti, aspettandosi forse qualche contestazione, perché erano stati lì ben a lungo. Andiamo al dibattimento. Perché in dibattimento Pucci ammise quella sosta nel confronto con Zanobini? Anche qui. Pucci non si ricordava nulla dei verbali, no? Però insomma, quando Zanobini gli disse, però lei ha detto di questa cosa, e disse sì, sì, poi disse anche ci siamo fermati a spiare questi due. A questo punto anche Lotti, nel confronto con Pellegrini e Filastò, anche Lotti ammise ancora una volta questa sosta. Ma abbiamo detto, e ridiciamolo, l'accusa non aveva certamente indotto né Lotti né Pucci a parlare di questa sosta, perché non le interessava nulla, lo dimostrò tutto il suo comportamento. Ma allora perché questi due dissero di essersi fermati? Perché ammisero che quella macchina era la loro praticamente? Bisognerebbe che chi crede Lotti e Pucci estraneo desse una propria versione. Io direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Nel prossimo video parleremo di quella macchina nella sua sosta serale e lì di mezzo sappiamo che c'è la Ghiribelli. Vi saluto.